Ciao a tutti e ben ritrovati. Allora, siamo giunti all'ultima lezione che contorna un po' la teoria che sta a spiegare un po' l'universo di Power Pivot, cosa c'è dietro. Allora, quest'oggi andremo a vedere cos'è una pivot bidimensionale, cosa cambia rispetto alle pivot tradizionali. Allora, a tal proposito, ho preparato questo file di esempio dove ho una pivot tradizionale e una pivot bidimensionale. E qui ho fatto un elenco delle caratteristiche che la pivot tradizionale supporta e che la pivot bidimensionale supporta. Allora, intanto, che cos'è la pivot bidimensionale? Vediamo subito. Qui ho creato una tabellina di dati, ok, che abbiamo già visto anche nel corso di Power Query. Da questa tabellina ho fatto menu inserisci, tabella pivot e ho creato questa tabella pivot qua, che è la classica tabella pivot che noi tutti conosciamo e che siamo consueti utilizzare. Poi cosa ho fatto? Per creare la pivot bidimensionale ho preso questa tabellina qua, ok, quindi ho fatto clic su di essa, sono andato sul menu Power Pivot e qui ho fatto aggiungere modello dati. Cliccando qui e poi andando a vedere su gestisci mi ha creato all'interno di Power Pivot la tabellina, quindi nel momento in cui la tabella compare all'interno di Power Pivot prende tutte le proprietà e le possibilità che Power Pivot ci fornisce, tra cui, se andiamo sul menu Home, qui troviamo, vedete, tabella pivot bidimensionale, ok? Questa è la classica tabella pivot che deriva appunto da un modello bidimensionale, cioè dal modello di Power Pivot. Se noi facciamo anche così e andiamo in un punto bianco, facciamo menu inserisci, tabella pivot, lui qui, vedete, c'è un flag, usa il modello di dati di questa cartella di lavoro. Allora lui vede già che c'è un modello di dati dietro, quindi mi propone già di fare la pivot bidimensionale. Facendo questa cosa qua, io comunque creo una pivot bidimensionale, non è che per forza devo entrare sul motore di Power Pivot per andare a crearla. Ok, tutte le pivot che derivano da Power Pivot, quindi che vanno a leggere dal modello di dati, sono pivot bidimensionali by default, ok? Tutte le pivot che derivano da un set di dati o da Power Query direttamente sono pivot tradizionali. Perfetto, capito che cos'è una tabella pivot tradizionale e che cos'è una tabella pivot bidimensionale, andiamo a vedere cosa cambia, perché apparentemente Microsoft è stata molto brava, perché apparentemente funzionano allo stesso modo. Si vede tutto allo stesso modo, però in realtà le pivot bidimensionali, come possiamo vedere da questo schemetto qua, vincono 9 a 4 su 12 elementi che ci sono in elenco, perché hanno molte più funzionalità, anche se a primo impatto sembra non ce ne siano, in realtà ce ne sono. Adesso io ho elencato queste 12, spero di non essermene persa nemmeno una, però diciamo che già qua si capisce cosa cambia come marcia, come metodo di utilizzo di questo sistema qua. Allora, vediamo la prima, la velocità. Questa ve l'ho già detto nelle lezioni precedenti. Se qui vado a fare un filtro su un set che mi arriva anche da Power Query, magari a 10 milioni di record, ci starà decine di secondi magari a fare un filtro. Se invece la faccio su Power Pivot, perché è appunto una pivot bidimensionale, al posto di metterci decine di secondi ci starà un secondo scarso. Più o meno, poi dipende sempre dalla complessità dei calcoli che fate su Power Pivot, però tendenzialmente a parità di set di dati Power Pivot è notevolmente, ma proprio tanto più veloce a rispondere. Quindi io qua ho messo pivot tradizionali, pivot bidimensionali e analisi service, che è lo strumento che sta dietro a Excel, che va lato backend. In sovraimpressione vi metto un link che vi porta alla lezione che vi spiega un po' che cosa sono questi ambienti e com'è la BI lato Microsoft che consiglio io. Quindi l'approfondimento appunto lo trovate nella lezione. Quindi qua vediamo la velocità nelle pivot tradizionali non è questo granché, quindi ho messo X, invece sulle pivot bidimensionali sono notevolmente veloci, quindi un bel punto a favore delle pivot bidimensionali. Poi i raggruppamenti. Che cosa sono i raggruppamenti? Quando io vado qui, ad esempio, seleziono questi tre elementi e faccio clic destro e faccio raggruppa, ok, adesso qua togliamo il subtotale, lui mi fa un gruppo di questi tre elementi che ho scelto. Ok, se ne scelgo ad esempio due, ok, lui mi fa un gruppo di questi due elementi, ok? Quindi questa qui era una cosa molto rapida, molto smart, per andare a fare un campo supplementare in cui si andava a fare un'aggregazione delle informazioni con un determinato nome che poi andavamo a scrivergli personalizzato, e lui lo cambiava dappertutto, vedete? Sulle pivot bidimensionali questa cosa qua, se vedete, non funziona. Io premo, però mi dice che è impossibile raggruppare le selezioni.
non è un bug, è corretto perché le pivot bidimensionali di per sé lavorano con un set di dati compresso e gestito in un certo modo, quindi questa proprietà nelle tabelle pivot bidimensionali non è proprio consentita. Potremmo fare delle cose un po' diverse che vi faccio vedere tra poco. Se dovete fare un campo nuovo e fare delle aggregazioni particolari, il consiglio che vi posso dire io è andate su Power Query e fate il lavoro direttamente là, fate il campo e fate la formula in modo che funzioni come vi serve. Ovviamente qui era veramente molto smart e questa cosa qua ci manca tanto, si selezionava e si premeva il tasto. Su Power Pivot purtroppo questa è una cosa che manca e quindi bisogna lavorare un po' di più lato back-end per fare questa operazione. Quindi un grosso punto a favore per le tabelle pivot tradizionali e un grosso punto a sfavore per le pivot bidimensionali, perché nemmeno né con Power Pivot di Excel né con Analysis Service, che è l'unica cosa che Analysis Service non gestisce proprio per il tipo di modellazione, neanche lui riesce a gestire questa cosa qua. Quindi un punto a favore per le pivot tradizionali. Gerarchie. Ok, ecco qua, le gerarchie che cosa sono? Allora, vedete, quando noi andiamo qua ci sarà una lezione che approfondisco bene le gerarchie, quindi adesso non vi spiego come si creano, vi faccio vedere solo che effettivamente nelle pivot bidimensionali esiste anche questa cosa qua. Quindi se noi andiamo qua vediamo che abbiamo il campo pagina, città e anche di qua. Già qua vediamo la differenza, qua lui dice tutto, se premo io vedo l'elenco delle informazioni che ho all'interno del campo, ok? Se clicco qua, ok, posso selezionare più di un valore. Lui qui mi mette all e già si annusa qualcosa di diverso. Difatti se noi andiamo a cliccare, ok, qui vediamo un all. Se facciamo clic sul più mi compaiono altri i valori che stanno sotto. Se facciamo clic sul più non compare niente perché non c'è una gerarchia in questo caso. Però la pivot bidimensionale mi aiutano anche, cioè mi danno la possibilità di creare delle gerarchie. Adesso vi faccio un esempio pratico. Io ne ho creata una, ok, adesso ripeto non lo faccio vedere in questa lezione come funzionano e i dettagli di tutta sta cosa, vi faccio solo vedere che c'è. Quindi io ho tirato giù una gerarchia che comprende la città e il prodotto. Quindi se io adesso clicco su questo campo qua, vedete, faccio clic sul più e poi faccio clic su Agordo, ecco che io trovo tutti i prodotti che stanno sotto ad Agordo. Se faccio clic su Belluno trovo tutti i prodotti che stanno sotto a Belluno. Se faccio seleziona più elementi io potrei selezionare solo i prodotti che stanno sotto alla città di Belluno. Ok? Questa è la gerarchia. Sulle pivot tradizionali questa cosa non c'è, dovreste tirare fuori due campi e andare dietro a far filtri su più campi, quindi questa cosa qua magari è molto utile con la data. Immaginate avete la data, il mese, l'anno, la settimana, con un singolo campo potete permettere all'utente di andare a scegliere i vari set come più preferisce. È un modo di lavorare nuovo ed è interessante come strumento. Quindi qua un bel puntazzo per le pivot bidimensionali e ovviamente anche per Analysis Service. Ovviamente tutto quello che fa le Power Pivot di Excel, Analysis Service di sicuro lo fa perché fa ben oltre quello che fa Power Pivot. Quindi un punto a sfavore. Distinct Count. Che cos'è il Distinct Count? Allora adesso ve lo faccio vedere. Andiamo su proprietà, tiriamo via ad esempio la somma del venduto e ci tiriamo giù la città, ok? Quindi lui qua ci permette sulle pivot tradizionali di fare un conteggio. Se andiamo in fondo vedete troviamo queste informazioni qua. Quindi possiamo al massimo conteggiare quanti, tiriamo via anche questo, quanti valori di città, ok, io ho all'interno di prodotto. Ad esempio su caffè, la settimana 18 trovo 2 città, ok. Se invece andiamo sulle pivot bidimensionali, togliamo questo e tiriamo giù la città. Oltre al conteggio posso dirgli guarda fammi un distinct count, ok? Io faccio questo e ecco che vedete che è differente. Ad esempio qui mi trovava sulla 21, ok, mi trovava 5 città perché me ne trovava 5 differenti. Invece qua su acqua me ne trova una, ok, perché probabilmente qui queste 5 qua sono la stessa città. Facciamo un doppio clic, vedete, ho sempre Belluno, vedete, era diviso su giornate differenti, perché qui ce l'ho aggregato per settimana, quindi lui mi faceva un conteggio di 5 volte della città di Belluno, però io volevo sapere, ad esempio, quante città univoche per quel prodotto sono andato a fare una vendita. Quindi con le proprietà delle pivot bidimensionali posso andare a creare il distinct count, a gestire il distinct count. Adesso faccio un po' di
CTRL Z, così torniamo alla situazione iniziale. Ok, quindi come si fa? Distinct count, si ha qui il valore, ovviamente si tira giù una dimensione, ok? Impostazioni, e qui compare per magia il distinct count. Ok, quindi anche questo è un bel punto a favore per le pivot bidimensionali. A volte succedeva di doverlo fare con le pivot tradizionali, però era difficoltoso andare a creare questa cosa qua. Elementi primi di dati e includi nuovi elementi. Cosa sono? Questa cosa qua a me manca particolarmente perché era veramente efficace. Qui ho anche aperto, pensate, un ticket a Microsoft perché pensavo fosse un bug, invece mi hanno detto dopo 2 o 3 mesi che ci andavo dietro che commercialmente era stato scelto di non inserire queste 2 proprietà attive anche su Power Pivot di Excel. Se le voglio utilizzare mi dicono compra Analysis Service. Difatti acquistando Analysis Service ho fatto una prova che con Analysis Service ho creato un modello là, me lo sono tirato su Excel, ok, e lì queste 2 proprietà, quando andavo a vederle sulla tabella pivot, che si fa tasto destro, opzioni tabella pivot, no scusate, queste sono sui campi, ok, andiamo qui, impostazioni campo, vedete includi nuovi elementi filtro manuale, questo è disattivato. Invece se andiamo qui sulle tabelle pivot tradizionali c'è. Che cosa fa questo? Includi nuovi elementi. Significa che se io preparo una vista con questi 2 valori assegnati, Agordo e Taibon, ed escludo di default Belluno, Feltre e Santa Giustina. Ok, se io faccio clic destro qua, impostazioni campo, se questo qui non è flaggato, ipotizziamo che a un certo punto dal mio set di dati compare una nuova città, quindi magari compare Fonzaso, ok? Se io ho questo flag attivato, Fonzaso si attiverà col buffo in automatico. Se invece non è flaggato quella proprietà lì, quando compare un nuovo valore nella mia tabella pivot che non è mai apparso prima, mi compare deflaggato in automatico. Questa era veramente comoda come opzione perché magari dovete preparare delle view con dei filtri già preimpostati, e questo campo io lo usavo veramente veramente tanto, quindi ho dovuto ingegnarmi un attimo e fare in altro modo utilizzando Power Pivot, lo vedremo più avanti nelle lezioni. Quindi questa cosa qua sulle pivot bidimensionali è mancante, però è disponibile se avete Analysis Service. L'altro è sulla layout di pagina, sempre su impostazioni campo, è mostra elementi privi di dati. Questo qui è flaggabile, quindi se flaggate questa cosa qua, ad esempio se andiamo qui in impostazioni in campo, vedete anche qua è disattivato, che con Analysis Service anche questa proprietà viene attivata. Allora, cosa succede? È similare a quelle di prima, quindi io ad esempio qui filtro Agordo, ok? E qui filtro anche qui Agordo, ok? Se succede che quando io aggiorno il mio file, per qualche motivo Agordo dal mio set di dati sparisce, cosa succede? Se non ho quel flag attivato, bam, esplode tutto, mi toglie proprio il filtro perché non lo trova in elenco. Quindi con le pivot tradizionali basta fare impostazioni campo, layout di pagina, mostra elementi privi di dati, ok? E lui poi anche con questa cosa qua sulla pivot, tasto destro, opzioni tabella pivot, dati, e qui gli dite quanti elementi mantenere, quindi massimo, nessuno, automatico, che se mettete automatico, anche se nel refresh del dato non compare quel dato, il filtro riuscite a farlo restare, permane e non si scassa la view che avete creato. Invece sulle pivot bidimensionali, non essendoci questo flag attivo, ok, perché Power Pivot hanno deciso di non farlo funzionare con Power Pivot di Excel, sta cosa qua, se mi sparisce Agordo dal set di dati, la mia pivot si perde il filtro, e quindi al secondo aggiornamento potrei trovare una pivot non filtrata nel modo corretto. Anche questa cosa qua a me veramente dà molto fastidio e mi scoccia che non funzioni. Anche qui uso delle tecniche in Power Pivot per bypassare questo problema qua, a meno che ovviamente, ripeto ancora, non si abbia Analysis Service e questa cosa funziona regolare senza nessun problema. Poi includi elementi filtrati nei totali. Allora, questa cosa qua è interessante. Difatti, se noi andiamo qui su tasto destro, opzioni tabella pivot delle pivot tradizionali, andiamo sul totali e filtri, noi vediamo queste proprietà qua. Sui filtri vediamo solo queste cose qua, ok? Se invece andiamo sulle pivot bidimensionali, facciamo opzioni tabella pivot,
Su totali e filtri compaiono un po' di cose. Allora, la cosa interessante che c'è è questa cosa qua, includi elementi filtrati nei totali. Allora, io adesso l'ho flaggato, vediamo un po' cosa succede. Io adesso qua filtro, ad esempio, acqua e caffè, ok? E qua lui mi fa un filtro di acqua e caffè e sul totale complessivo, ok, sia quello di colonna che di riga, mi fa il totale degli elementi che sono visibili nella tabella pivot. Adesso facciamo la stessa cosa di qua. Io qua filtro acqua e caffè. Qua vedete mi compare un asterisco, mi fa vedere 4,39, invece qua ho 2,39 perché mi fa il totale comunque complessivo presente nel mio set di dati della tabella pivot. Questa è una scelta che può essere interessante, quindi io posso andare a fare filtri, però mantengo attivo sempre la somma del totale di ciò che è stato inserito nella mia tabella pivot, sia sui totali complessivi di riga che di colonna, o anche se facciamo i subtotali. Ad esempio andiamo qui, facciamo il subtotale su acqua, vedete, io ho sulla settimana 19, ok, ho 164 pezzi venduti, però qua ne vedo solamente 43. Se io tolgo questo flag che abbiamo appena visto, ok, mi fa i conteggi, le somme, come le fa sulla pivot tradizionale, quindi anche questo è un bel punto a favore, che sulle pivot tradizionali non era possibile farlo se non mettendo delle formule in testata. Allora torniamo indietro. Poi righe prive di date. Allora con questo, per farvi vedere un esempio, giusto per farvelo vedere, ve lo faccio vedere in un altro file praticamente. Con le pivot tradizionali non c'è questo flag praticamente. Se io vado qui, faccio opzioni tabella pivot e vado su visualizzazione, vedete queste due voci qua, mostra elementi con righe prive di dati, mostra elementi con colonne prive di dati, sono disattivate. Invece sulle tabelle pivot sono attivabili. Allora che cosa fanno? Adesso anche su questo faremo un approfondimento con le lezioni più avanti, però vi faccio vedere il contesto di che cosa succede. Allora io qui vedete ho una misura, ho un versato che mi va dall'ora 0, quindi da mezzanotte, mi arriva fino alle ore 21, però non ho nessun versato, non ho rilevato nessun versato per l'ora 22 e l'ora 23. Ok, attivando appunto questo flag qua, mostra elementi con righe prive di dati, ok, e poi sapendo un po' come fare con Power Pivot, vedete, io tiro giù quest'altra dimensione che è fatta per funzionare in questo modo e mi fa vedere anche l'ora 23 e l'ora 24. Questa cosa qua con le tabelle pivot non possiamo farla perché non trova, ok, il record 23 e il record 24, le ore 23 e 24 non le trova sul set, quindi lui taglierà sempre al massimo fino all'ora 22. Adesso lasciate stare che qua va dall'1 a 24 e prima era da 0 a 23, però il succo è che appunto questa proprietà mi permette di vedere tutto il mio set consistente. Immaginiamo di voler vedere un versamento mensile, abbiamo tutti i giorni del mese e per diverse giornate ci sono dei buchi in cui non facciamo versamento, però quando andiamo a graficare il dato, ok, succede che noi vogliamo sempre vedere tutto il nostro grafico con tutto il nostro set temporale visivo, ok, e dove le giornate sono a 0 vogliamo appunto che si evidenzi anche quella giornata là, ok? Con le pivot tradizionali bisogna giocare in un certo modo, invece con le pivot bidimensionali basta attivare quel flag là e poi utilizzare il modello di dati nel modo corretto, che ovviamente, ripeto, questa cosa ve la spiego meglio nelle lezioni più avanti. Andiamo avanti, quindi anche questa è una bella cosa. Righe prive di dati e colonne prive di dati è la stessa cosa. Salva dati origine. Allora questa cosa qua è interessante perché se noi facciamo clic destro su opzioni tabella pivot della pivot tradizionale, andiamo su dati, qui abbiamo di default salva dati di origine con il file, quindi quando noi creiamo una tabella pivot e c'è quel flag attivo, ok, quando abbiamo refreshato il dato, se noi facciamo doppio clic ovviamente rimane tutto il set di dati caricato all'interno della tabella pivot tradizionali. Se togliamo quel flag non riesco a fare l'esplosione del dato, ok, quindi ho solo il dato aggregato che vedo nella vista. Sulle pivot bidimensionale andiamo su dati, questa cosa qua è disattivata. Perché è disattivata? Perché la pivot bidimensionale è fatta per essere utilizzata con il set di dati presente all'interno del motore di Power Pivot, quindi la pivot bidimensionale non memorizza mai dati su se stessa,
E anche questo è il motivo per cui le pivot bidimensionali sono iperveloci, perché lavorano appoggiandosi a un motore di calcolo che è fatto per modellare, per gestire e analizzare il dato in modo veramente veloce. Io qua ho messo trattino, non ho messo X, perché in realtà se io cioè la pivot bidimensionale si porta sempre dietro il dato. Non avete la possibilità di tirare fuori una pivot bidimensionale senza lasciare il dettaglio massimo. Quindi sulle pivot tradizionali, facendo doppio clic, avete il dettaglio solo se attivate quel flag che di default è attivo. Sulle pivot bidimensionali è sempre attivo, quindi non avete la possibilità di inibire l'esplosione del dato. Ok? Quindi in realtà non ho messo X perché comunque la cosa importante è che tenga il dato sotto. Campi, elementi e set, questa anche è bellissima. Allora, se andiamo qua abbiamo questi due menu contestuali, vedete qui se faccio su analizza tabella pivot compare crea set basato su elementi di riga. Ok, i campi calcolati, va bene, però queste cose sono disattivate. Invece se vado sulla pivot bidimensionale, ecco che queste cose qua compaiono. Allora, andiamo a vedere. Ipotizziamo che io voglio far vedere delle cose all'interno del mio set di dati. Ad esempio, per la settimana 18 io voglio che tramezzino non compaia. Per la settimana 19 non voglio che compaia acqua, caffè, Coca-Cola. E neanche queste, ne lasciamo una sola. Per la settimana 20 anche togliamo tutto e al posto di avere tramezzino io voglio tutti. Ok, quindi vi faccio la personalizzazione di come voglio che compaia la mia tabella pivot. Difatti vedete la settimana 20 che ho messo tutti non mi porta nessun prodotto, ma mi fa il totale della settimana 20. Sulla settimana 19 mi mostra solo il valore di tramezzino, come se io avessi fatto un filtro. Difatti che vedete che qui mi disattiva anche i filtri perché ho fatto un set di dati customizzato, perché voglio proprio vedere il set in questo modo qua. Quindi questa è una cosa interessante da giocarci. Crea set basato su elementi di riga, stessa cosa sulla colonna se utilizzate le colonne, poi gestisci i set, ovviamente trovate i vari set che siete andati a creare e li potete modificare. Ovviamente quello che vi compare qua è in dipendenza ai campi che mettete nella pivot, quindi adesso ne vedete due perché ne ho messi due. Oppure aggiungete riga, vedete potete aggiungere una riga, tutti, dite anche la 22 e dite tutti, vedete se fate così compare la 22 qua su al posto di farla comparire qua giù. Quindi proprio potete ordinare, far vedere il dato come volete voi, lo potete aggregare come più vi piace. Con questo e le gerarchie si riesce a fare veramente tante cose interessanti. Facciamo un po' di CTRL Z che torniamo alla situazione standard. Ok. Ultima è la conversione in formule, che questa non la può fare la tabella di pivot tradizionale. Allora, qui noi abbiamo il nostro set di campi e di misure e qui ce la dobbiamo tenere così. Quello che possiamo fare al massimo è prenderci la nostra tabella pivot, copia, fare tasto destro e a valori. Però qui sono tutti valori, vedete? Quindi non ho possibilità di agganciarmi al mio set di dati che sta qua con delle formule, perché dopo io voglio distruggere proprio la tabella pivot e voglio che però i valori cambino se il mio dato si refrescia. Allora, sulle tabelle pivot bidimensionali, e qua c'è una lezione dedicata a questa cosa qua a fine corso, quindi non approfondirò come funzionano, vi faccio solo vedere che ci sono perché poi le vedremo più avanti. Se vado su analizza pivot e scusate, sì, analizza pivot, strumenti OLAP e gli dico converti in formule. Ok, se vado qua ve lo faccio vedere, non c'è sta cosa qua. Ok, non c'è, è proprio disattivato strumenti OLAP perché OLAP, come vi dicevo inizio corso, sta ad indicare il tipo di motore. Quindi vado su strumenti OLAP e faccio converti in formule. Qua vabbè mi dice che devo convertire, mi fa un messaggio. Ok, adesso questa cosa qua, vedete, è diventata una pivot. Io trovo addirittura il campo selezionabile, ok, che posso andare a fare i filtri, ma se vado qua non è più una pivot. Qui ho saltato tutto, queste qua sono formule. Se io qua tolgo e metto solo Agordo, ad esempio, ok, le pivot, la pivot sotto, che è diventata una tabella, ok, mi fa sparire i valori dappertutto, ma mi lascia i valori solo dove c'è Agordo. Se io adesso cambio questa cosa qua, metto Belluno, mi compaiono i dati dove c'è Belluno, quindi non solo i campi pagina mi restano comunque dinamici, ok?
però sotto una tabella fissa fatta da formule. Difatti se io vado, vedete c'è scritto valore cubo, dopo c'è sta roba qua che adesso non sto a spiegarvi. Questa cosa qua è affascinante e molto interessante perché a volte magari estrarre un dato per mostrarlo su una singola cella all'interno del grafico è piuttosto scomodo. Con le formule cubo questa cosa qua diventa molto interessante ed utile, anche perché quando creiamo una tabella pivot andiamo a gestire un elemento all'interno di Excel. Invece quando noi facciamo una formuletta è una formula all'interno della cella di Excel e quindi ha un peso e una gestione differente all'interno di Excel. Quindi queste cose qua, come vi dicevo, le approfondiamo a fine corso. Bene, come potete vedere, a differenza magari da quel che magari pensavate, le tabelle pivot tradizionali hanno quelle 2 o 3 cosette che sono veramente molto comode, ma sono bypassabili comunque con altri strumenti attraverso Power Pivot. Le pivot bidimensionali invece offrono molte più opportunità di lavorare in modo più agevole, sono proprio pensate per fare un'analisi più spinta e più dettagliata. Quindi bene, abbiamo visto tutto, spero che questa lezione vi sia piaciuta e mi spiace anche essere andato un po' lungo, ma i punti erano parecchi. Come sempre, se non siete iscritti iscrivetevi al canale, condividete magari questo video nei vostri social così mi aiutate a far crescere il canale e non dimenticatevi di lasciare un like. Bene, ci vediamo alla prossima lezione e iniziamo a smanettare un pochino con il DAX. A presto, ciao!